Ciao YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Pixel Kiwi e nel video di oggi verrà inaugurata una nuova rubrica del canale basata su videogiochi strani giapponesi di genere survival horror ed horror. Per ora farò recensioni solo di videogiochi poco conosciuti per fare un po' di esperienza, poi prendendoci la mano comincerò a farne anche su videogiochi più importanti e conosciuti. Se vi interessa il format mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi, lasciare un mi piace e un commento. Specifico che in questo video non saranno presenti spoiler, poiché voglio suscitare in voi della curiosità in modo che anche voi proviate a giocarlo. Detto ciò, iniziamo subito con la recensione. Iru è un videogioco di genere survival horror low budget della Soft Machine, uscito in Giappone su PlayStation 1 nel 1998. Nel luglio 2021 è stata creata una patch con la traduzione inglese del gioco nipponico, rendendolo giocabile anche dal pubblico fuori dal Giappone. Ora, molti di voi si staranno chiedendo, ma cosa significa il titolo del gioco? Ebbene, il termine Iru è un verbo che significa essere ed esistere, usato solo per le cose viventi. Il titolo può quindi essere interpretato in più modi, ad esempio, qualcosa è qui, sono qui, è qui, siamo qui. Questo rende il gioco molto intrigante e spinge il giocatore a voler scoprire a cosa possa riferirsi questo termine. Il gioco inizia con il nostro protagonista Tatsuya Inaba, un nuovo studente della Kirigaoka High, che viene svegliato da quello che pare essere un sogno premonitore. Nel sogno, una ragazza lo avvisa di scappare dall'istituto, poiché accadranno delle cose terribili e ci sarà un grande spargimento di sangue. Iru è ambientato alla Kirigaoka High, una scuola situata in un'isola e costruita intorno ad un'imponente torre dell'orologio, durante una sera di luna piena. Una volta riaperti gli occhi, incontreremo Yuma, la ragazza di cui Inaba è follemente innamorato, e altri vari personaggi del gioco intenti ad addobbare la scuola in occasione del festival annuale dell'istituto. Mochizuki Tetsuo, il tipico nerd che è alla ricerca del fratello scomparso dalla scuola 3 anni fa, Ikawa, il tipico bullo, altri personaggi secondari come Hirose, uno studente corpulento che vuole solo tornare a casa a mangiare, Nakanishi, il ragazzo che sussurra le serrande, e menzione d'onore anche a Misa, detta Carotina. Oltre agli studenti, sono presenti nella scuola quella sera i membri dello staff, come il preside, l'inutile infermiera e la misteriosa professoressa d'arte Oju, che sembra centrare qualcosa con la scomparsa del fratello di Mochizuki. Durante la prima ora di gameplay sembra non ci sia niente di particolarmente sinistro, anche se veniamo accompagnati da una host che sembra presagire che qualcosa di oscuro stia per accadere. Ad un certo punto, però, il ritmo del gioco cambierà repentinamente e ci farà immergere nell'orrore. Un improvviso blackout, infatti, renderà l'intera scuola buia per tutto il corso della storia e tutte le vie di fuga saranno bloccate. Sembra che qualcuno voglia tenerci prigionieri nella scuola, ma chi può essere stato e per quale motivo? È possibile che anche la luna piena c'entri con gli strani avvenimenti? Piano piano vedremo i nostri compagni in preda a follie omicide e apparizioni di mostri sanguinari tratti dai racconti dello scrittore H.P. Lovecraft, che a quanto pare sono stati evocati tramite oscuri rituali magici. Il protagonista dovrà trovare una via di uscita e tentare di aiutare i suoi compagni sopravvissuti, smascherando il mistero che aleggia sulla Kirigaoka High. Il gameplay è in prima persona, possiamo muoverci a destra e a sinistra utilizzando il D-pad e su e giù tramite i grilletti del controller. Questi comandi potrebbero risultare un tantino scomodi se non si è abituati, ma secondo me non è niente di impossibile. Avremo a disposizione un inventario che ci permetterà di raccogliere vari oggetti da utilizzare per completare enigmi abbastanza intuibili e avanzare nel corso del gioco. Non saranno presenti oggetti curativi, dato che le morti sono istantanee. Non potremmo nemmeno utilizzare armi, dato che l'unico metodo a disposizione per affrontare i mostri è quello di nascondersi. Ci saranno infatti delle sezioni a tempo dove il gioco ci richiederà di trovare un nascondiglio ideale per sfuggire alle grinfie delle creature. Chiaramente questo tipo di gameplay è ispirato alla serie di Clock Tower, ma purtroppo secondo me in Iru queste parti sono eccessivamente semplici, ripetitive e non mettono quella sensazione di ansia che invece riusciva a regalare il gioco del 1995. Un po' un peccato.
Il gameplay presenta una lenta narrativa ed è basato sull'interazione con i vari personaggi sparsi per le aule della scuola per proseguire. Personalmente ho apprezzato abbastanza l'atmosfera e l'ambientazione, che mi ricordava i tipici spazi liminali. Mi è piaciuto infatti il limitato raggio del campo visivo. Secondo me amplifica il senso di paura, costringendo la mente a viaggiare impaurita, non mostrando al giocatore ciò che potrebbe trovarsi anche solo a pochi metri di distanza negli oscuri corridoi dell'istituto. Ciò che ho particolarmente amato del videogioco sono state le morti splatter, come quella dove Hirose viene letteralmente prosciugato da uno dei segugi di Tindalos, e la grafica. Io ho da sempre un debole per la grafica PS1 poligonale. Non è un caso infatti che ora siano tornati in auge giochi con questo stile. Basti vedere la Puppet Combo o Alisa, che io ho amato, perché stimola vivacemente la nostra immaginazione, portando la nostra mente in un viaggio ricco di terrore. Ho anche apprezzato la soundtrack, coinvolgente e sempre appropriata per l'atmosfera, non fastidiosa nonostante all'inizio del gioco la host è sempre la stessa ripetuta in loop. Molto carina anche quella durante le sezioni di nascondino e quella verso fine gioco, che mi è rimasta particolarmente impressa. Pippo, 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 Pippo. Mi ha sorpreso positivamente anche come si sviluppa la storia del gioco, soprattutto nella parte finale che non mi aspettavo. Nonostante per proseguire nel videogioco bene o male le cose da fare siano sempre le stesse, c'è anche la possibilità di fare delle scelte minori. Per esempio, ho scoperto che c'è una sezione in cui si può scegliere di aprire una cassa di legno in due modi. Una è tramite l'utilizzo di un piede di porco, come ho fatto io, e l'altra è tramite l'utilizzo di un martello lasciato lì accanto. Scegliendo la seconda opzione, il protagonista avrebbe fatto troppo rumore e avrebbe allertato uno dei mostri che sarebbe corso nell'aula e ci avrebbe fatto fuori senza pensarci due volte. È anche possibile avere qualche dialogo in più con certi personaggi, esplorando un po' di più la scuola, ma qui mi collego a ciò che ho più odiato di Hiru, ovvero l'esplorazione e l'assenza di aiuti da parte del gioco nel farti capire dove andare o cosa fare. Io amo esaminare tutti gli angolini più reconditi da brava giocatrice di survival horror, ma diventa frustrante dopo che capisci che non c'è poi così tanto da ricercare nelle aule. Ho inoltre scoperto troppo tardi l'esistenza della mappa sul manuale di istruzioni del videogioco, quindi diciamo che io ho praticamente imparato a memoria tutti i piani della scuola. Ma oltre a questo è praticamente impossibile capire come avanzare, perché molte volte capita che dopo aver parlato con una persona, la si vede uscire dall'aula e poi sparire. Il gioco quindi, senza alcun indizio, pretende che noi sappiamo dove sia finito. Ma io come diamine faccio a saperlo? A meno che quindi vi mettiate a girare per ore per tutta la scuola, è necessario purtroppo utilizzare una guida. Il gioco dura abbastanza poco se si sa cosa fare, altrimenti arrivate tranquillamente a fare le 7 ore, come me. È possibile avere 3 tipi di finali nel gioco, un bad ending, un normal ending ed un true ending, ma vi specifico che questi sono stabiliti nel capitolo finale, quindi se avrete un salvataggio in un determinato punto potrete farvele tutti e 3 senza dover rigiocare da capo tutto il gioco. Concludo dicendo che secondo me Hiru è una piacevole esperienza per gli amanti del genere survival horror, con una lenta narrativa e di vecchio stile. Purtroppo è un gioco che non ha elementi che rimangono particolarmente impressi e non aggiunge inoltre niente di nuovo al genere survival horror, se dobbiamo compararlo ai classici di quell'epoca come Resident Evil 2, ma apprezzo il non voler seguire la moda e voler creare un gioco solo per passione. Consigliato agli amanti delle opere di Lovecraft e di videogiochi come Clock Tower, Alone in the Dark e Silent Hill. Nonostante per alcuni il gameplay potrebbe risultare noioso, per me vale la pena giocarlo, soprattutto per scoprire come va a finire l'enigmatica vicenda. Come voto io gli ho dato un 7. Spero che il video e la recensione vi sia piaciuta. Consigliatemi nei commenti quali prossimi horror oscuri giapponesi potrei giocare sul mio canale YouTube e successivamente recensire sul canale YouTube. Spero di esservi guadagnato il vostro mi piace, il vostro commento, la vostra iscrizione e anche di avervi incuriosito su questo strano horror giapponese. Grazie per la visione ragazzi, ci vediamo al prossimo video.